Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per novembre 2024. Wow, abbiamo la carta del matto, nuovi inizi, nuove avventure se siete single, una nuova scintilla all'interno della coppia potrebbe essere, o perché no ragazzi, per qualcuno potrebbe anche trattarsi di bambini. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Io comunque qualsiasi tipo di novità lo inserisco sempre all'interno della descrizione, voi aprite la tendina, date uno sguardo ai video e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Allora, partiamo da un 7 di pentacoli, la torre, asso di spade, tre di bastoni, la luna, un 4 di pentacoli, un 4 di bastoni, cavaliere di spade, poi qui abbiamo un 10 di spade e un matto nuovamente. Li metto qua sotto così. Ok, andiamo a vedere un pochettino qual è l'energia del mese in generale, poi farò gli esempi con single, relazioni, diciamo stabili piuttosto che relazioni incerte. Partiamo da questo 7 di pentacoli. È una carta di attesa, di pazienza, di qualcuno che ha come posto delle basi, ha seminato, ha già fatto un lavoro e adesso si fosse come in attesa di qualche risultato, però già intravedo la torre lì. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, abbiamo un 2 di pentacoli, l'appeso e il papa. Voglio andare a vedere anche la torre. Eremita e 6 di bastoni. Vedete ragazzi, sia il 7 di pentacoli che la carta dell'appeso sono carte lente, di fermo. E qui con il 2 di pentacoli come se ci fosse un'indecisione sul salgo, salgo in spagnolo, scusate, esco,
all'occhio pubblico, mi faccio vedere, ricomincio a frequentare persone, ricomincio a parlare col mio partner. Ho come la sensazione che questa torre arrivi per destrutturare un certo tipo di situazione. È una situazione, non è una relazione. Andiamo a vedere l'asso di spade, perché ho come l'idea che grazie a questa torre arriverete a una comunicazione, e qui vi dico che per qualcuno ci potrebbe essere una comunicazione non necessariamente romantica, però è come se fosse chiarificatrice. Il parlare con questa persona potrebbe far venire alla luce delle cose che fino ad adesso non avevate osservato. Quattro di coppe, infatti, e ruota della fortuna. Quello che prima non vedevate ad un certo punto diventa chiaro, c'è come una sorta di chiarezza mentale. Perché tra l'eremita, la carta dell'appeso, il sette di pentacoli, sembra che ci sia, perché anche il Papa parla di evoluzione spirituale, l'eremita del vedere le cose, scusate, l'appeso del vedere le cose da un altro punto di vista, l'eremita è colui che trae, ehm, come vi posso dire, la saggezza dall'esperienza passata, dalla conoscenza. È come se ci fosse un momento dove è ora di destrutturare questa fase un po' introspettiva, secondo me. Io ho l'idea che possiate cambiare le cose, possiate cambiare la realtà semplicemente con una vostra scelta, e qui ci sarà questo modo nuovo di vedere le cose. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo il mondo, e un 9 di spade. Potrebbe esserci qualche viaggio, qualche progetto di trasferimento, qualche cosa inerente alla casa anche questo mese, ragazzi. Magari ehm, se per esempio siete in una relazione da lungo tempo, ci potrebbe essere qualche tema legato agli spostamenti, ai traslochi anche. Andiamo a vedere la luna. Fante di bastoni e torre. Credo che qui effettivamente arrivi la chiarezza mentale, ragazzi. È come se qualcuno si rendesse conto di quali sono state le paure, di quali sono state le rigidità, sento, le proiezioni, perché la carta della luna parla anche di proiezioni, quindi di ideali o ideologie che noi avevamo, a cui ci siamo aggrappati e che in realtà c'è bisogno di destrutturare con questa torre. Andiamo a vedere il 4. Quattro di bastoni, che è un'energia che si ripete, e 10 di bastoni. È come se avesse un certo attaccamento ad una zona di comfort. O considerato che abbiamo anche questo 2 e questo 10 di bastoni, potrebbe essere un qualche tipo di questione che sentite essere vostra, che in realtà non lo è. Vi dico, può essere questa questione della luna di cui parlavo prima, le paure, le cose pesanti, le emozioni negative, il dolore, la tristezza, che è come se sì, avessi bisogno di essere mandato via. Andiamo a vedere il 4 di bastoni.
Vi dico, la carta generale è un matto e la carta finale è anche un matto, quindi qui è come se ci fosse aria di novità, ma giustamente prima di far entrare dei vestiti nuovi nell'armadio bisogna buttare quelli vecchi. 7 di spade, qui ragazzi, se siete in una relazione che non va tanto bene, magari è una relazione duratura ma non va tanto bene, potrebbe esserci un momento dove o voi o l'altro farà buon viso, come si dice? Buon viso a cattivo gioco. C'è un 7 di spade, potrebbero esserci dei non detti. Scusate. O come qualche tema che viene buttato fuori solo per mantenere l'acqua calma. Difatti ho un po' la sensazione che con questo 10 di spade e 10 di bastoni e comunque le torri, queste due qua, qualcuno potrebbe anche decidere di lasciar stare questa situazione. Se è una situazione dove aspettate sempre, ci sono un sacco di alti e bassi, ma soprattutto siete in attesa, aspettate che l'altro o l'altra si dia una mossa, sento che potrebbe essere un buon mese per dire basta, non permetto più di essere trattato o trattata così, non mi sta più bene aspettare. Qualche cosa che prima non vedevate diventa poi chiaro. Ci sarà come una presa di coscienza, ragazzi. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Bene, bene. Asso di coppe, regina di coppe. Potrebbe essere una nuova relazione. Io non sono molto per il chiodo scacciachiodo, però qualche cosa, qualche conoscenza nuova che sia come un balsamo per il vostro cuore, soprattutto se siete nella fase che ho appena menzionato, insomma, dove la relazione che avete già non va più tanto bene. Va bene, vado settore per settore. Allora, partiamo dai single. Qui ho la sensazione che dobbiate lasciare una zona di comfort, c'è una forte energia stagnante, questo un po' per tutti in realtà, all'inizio del mese. Stagnante nel senso che sono dinamiche che probabilmente si ripetono, potrebbero essere dinamiche di attesa, dinamiche di cercare di giustificare l'altro, dinamiche dove c'è sempre bisogno di confrontarsi con qualcuno per capire se questo ovviamente se avete qualcuno in testa, se non avete nessuno in testa, io qui ho la sensazione che abbiate bisogno di uno spintone nel senso di, ok, hai sempre pensato così, ti sei sempre comportato così e il risultato qual è stato? Quello che hai, niente, perché se sei single. Prova a cambiare modo di fare, modo di pensare, modo di agire, modo di porti. Soprattutto è come gli altri vi vedono. Questo è un po' quello che dicono le carte. C'è anche, ripeto, per tutti un po' questa capacità di vedere oltre in questo mese. Sempre per i single, io qui ho come la sensazione che una volta che vi lascerete indietro un certo tipo di attaccamento, anche l'attaccamento potrebbe essere giustificare, continuo a sentire la parola giustificare, quindi probabilmente qualcuno qui ha la tendenza a giustificare i comportamenti dell'altro per non rendersi conto che in realtà si sta tenendo in piedi un sogno con gli stuzzicadenti. No, ma sicuramente non mi ha chiamato perché avrà da fare. No, se sono 10 giorni che non vi chiama è perché non gli interessa, non perché ha da fare, perché in 10 giorni un ciao, cioè non gli viene un crampo al dito. Ok, gli olè, ok? A me viene spontaneo parlare al maschile, ragazzi, perché sono donna, però tenete presente che tutto quello che dico va bene anche per gli uomini all'ascolto. Ok, parliamo di chi è in coppia.
Ah no, scusate. Nonostante questo badaboom un po' così, devo dire che alla fine, sempre tornando ai single, promette molto bene. Abbiamo due volte il matto che mi parla proprio di una storia nuova, di un'avventura, di un qualche tipo di storiella, di conoscenza, ma non è la semplice conoscenza, è un qualche cosa di più con il matto, ok? E poi c'è questa espansione del cuore con l'asso di coppe e la regina di coppe. Fate solo attenzione perché tra il cavaliere di spade e il matto ci potrebbe essere un po' troppa accelerazione verso fine mese di questa nuova conoscenza. Andateci sempre con i piedi di piombo perché il matto tende a essere un pochettino impulsivo, quindi magari poi dopo un po' vi rendete conto che forse quella non era la scelta giusta. Quindi piuttosto pensateci un attimino di più. Ok, terminati i single, andiamo alle coppie. Allora, per chi è in coppia, qua devo dire ragazzi che come vi dicevo prima, io ho la sensazione che ci sia bisogno come di una nuova grinta, potrebbe esserci bisogno di una guida, potrebbe esserci bisogno di un mediatore tra di voi, del vedere le cose da un altro punto di vista, come la sensazione che certe dinamiche vadano cambiate. Avete due volte la torre e la ruota della fortuna, o è il modo di pensare, o è il modo di parlare, o è il modo di porvi nei confronti dell'altro, oppure proprio il modo di agire nei confronti dell'altra persona. Molto, considerato che abbiamo qui questa luna, lo fa il vostro punto di vista, secondo me. Perché qui abbiamo anche un 9 di spade, vi preoccupate tanto di quello che potrebbe essere questo trasferimento, questo cambio di casa, per esempio, potrebbe essere per qualcuno, questa verità che potrebbe venire a galla, potrebbe anche essere un nuovo inizio perché abbiamo due assi e comunque due matti e diversi 10, 1, 2, 3, anche la ruota della fortuna, il mondo. Sì, per qualcuno potrebbe essere l'attesa di questo passaggio da fidanzati a conviventi, da conviventi a marito e moglie, cioè come se ci fosse una sorta di evoluzione. Però se già le cose sono un po' così e si vuole, diciamo, riprovare, secondo me qui bisogna cambiare un po' le dinamiche di comportamento. Promette bene il finale, quindi è come se ci fosse il potenziale. Se però già non va tanto bene, siete con la bilancia più sul no che sul sì e decidete comunque durante il mese di dare un cambio drastico, un taglio netto a questa relazione, verso fine mese potrebbe iniziare una conoscenza spettacolare. Vi dico, fate attenzione alle proiezioni perché qui ho come la sensazione con questo 7 di spade che molti si potrebbero raccontare delle bugie per mantenere in piedi una relazione che ormai è esausta, non vi dà più niente, sono solo dinamiche dove uno si sente in colpa, l'altro fa qualche cosa e poi chiede perdono. C'è qualcosa che... perché c'è la torre. O è il vostro modo di pensare, tipo che dovete abbassare l'asticella in modo da essere più appagati dalla relazione, o se invece proprio oggettivamente la relazione non funziona, e qui si tratta un attimino di fare due conti. Se invece siete in una relazione che non si capisce bene che cosa siete o magari ci sono terze parti, allora innanzitutto vedo parecchio movimento. Ci potrebbe essere anche come il parlare di certi obiettivi comuni alla relazione, ci potrebbe essere come, vi dirò, per qualcuno la fine della clandestinità, cioè è come se ci fosse una rivoluzione nella realtà che state vivendo e vi dico, potreste passare da no, io non mi vedo con nessuno, a sì, c'è una persona che frequento, perché è come se la cosa potesse finalmente diventare ufficiale, però anche lì fate sempre attenzione prima di divulgare certe informazioni che la cosa sia certa, cioè che non sia solo un mi hanno detto che, ma avere già le prove certe che effettivamente siete una coppia ufficiale, per esempio, no? Tipo che si esce in luoghi dove c'è tanta gente, non si cercano i posti nascosti, insomma, quando avete come delle prove concrete che per l'altro effettivamente è una cosa ufficiale, allora magari eh, ufficializzatelo anche voi tra le vostre conoscenze. Però comunque tutto sommato, indipendentemente da che gruppo
a che gruppo apparteniate, vi dico che è come se ci fosse una ventata d'aria fresca a fine mese. Le cose potrebbero anche prendere una certa accelerazione, ci potrebbe essere un'espansione del cuore, nuovi inizi, nuove relazioni, nuove avventure e anche nuovi amori, ragazzi, perché c'è un asso di coppe. Però anche lì c'è anche questo matto, siccome il matto parla sempre di ingenuità e di questa super apertura di tutti i chakra nei confronti degli altri, fate attenzione perché in quel caso lì è facile scambiare l'infatuazione per amore. Non è che è proprio che c'è tantissima apertura alla fine del mese, non ve lo posso negare. Tante emozioni, tanto frizzantino. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Abbiamo gli occhiali. Sono occhiali da sole. Parlano di gaslighting. Ragazzi, io qua lo vedo, c'è il 7 di spade e la carta delle illusioni. Qualcuno sta cercando di contarvi una favola, secondo me, nel mese di novembre. Voi limitatevi a osservare le dinamiche di comportamento e a fidarvi della vostra percezione, perché attraverso l'osservazione vi renderete conto di dinamiche che prima non vedevate. Ah, ne è uscita anche un'altra, guardate, che parla di più che sorprese, di notizie scioccanti, e potrebbe esserci qua con questo asso di spade. La luna al contrario mi dice che potrebbero effettivamente venire fuori delle cose, dei sotterfugi. Qui avete anche un 7 di spade, ok? Comunque parla di una trasformazione, di un cambio improvviso, è una carta positiva questa in realtà, parla come di un bagliore di luce. Ecco, guardate, ho come la sensazione, il bagliore di luce lo mettiamo qua e qui tra la luna e il 7 di spade mettiamo gli occhiali. In che senso? Qui è come se, ok, mi rendo conto di questa cosa che fino adesso non ho visto e qui me la racconto perché non voglio ancora credere di sbagliarmi. Mm? Però al di là di quello, che sono comunque lotte un po' egoiche della testa, il mese finirà molto bene. Andiamo a vedere un angelo del cuore. Esprimi il tuo amore, vai avanti così e compi un gesto romantico. Magari siete voi che dovete fare la prima mossa e vedere la reazione dell'altra persona. Dipende in che situazione siete, perché se siete in una situazione dove non vi potete esporre tanto, vi dicono continua così, fondamentalmente. Va bene, amici del Capricorno, spero che la lettura vi abbia aiutato a trovare degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi e condividete il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e così saprete gli argomenti che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!